La legge 328 del 2000, conosciuta come legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ha rappresentato un momento di svolta nell'organizzazione del welfare italiano. Questa legge ha introdotto una visione sistemica e partecipativa dell'assistenza, ponendo al centro la persona, il valore del contesto familiare e la collaborazione tra pubblico e privato sociale. Un pilastro della normativa è l'assistenza domiciliare, non solo come servizio sanitario, ma come intervento sociale che sostiene la persona nel proprio ambiente di vita. La cura, secondo la 328, deve essere il più possibile vicina alla quotidianità dell'individuo, rispettando ritmi, abitudini, relazioni e dignità. L'assistenza domiciliare non è un servizio residuale, ma una modalità privilegiata di presa in carico, che previene l'istituzionalizzazione, riduce l'isolamento e promuove l'autonomia. Questo servizio rappresenta un ponte tra persona e comunità, tra bisogno e risposta, tra fragilità e resilienza. Fondamentale è il ruolo degli enti locali, che programmano e gestiscono i servizi secondo i principi di sussidiarietà, efficacia ed economicità. L'assistenza domiciliare diventa così uno strumento di prossimità sociale, grazie alla sinergia tra comune, distretto sociosanitario e terzo settore. Le famiglie sono riconosciute come soggetti attivi del processo di cura, e il servizio sostiene il caregiver, valorizza le reti informali e promuove l'autoaiuto. La partecipazione dei cittadini e delle associazioni contribuisce a una governance inclusiva e trasparente. Operativamente, l'assistenza domiciliare deve essere integrata, coinvolgendo competenze sanitarie, sociali, educative e relazionali, per offrire un servizio completo e accompagnare la persona nel suo percorso di vita. La qualità della vita, le pari opportunità e la non discriminazione sono principi cardine, così come la flessibilità del servizio, che si adatta ai bisogni specifici di ogni individuo. La presa in carico globale prevede un progetto individualizzato, condiviso tra utente, famiglia e operatori, garantendo coerenza, continuità ed efficacia. In sintesi, l'assistenza domiciliare secondo la 328 è una filosofia di cura che mette al centro dignità, autonomia e benessere della persona, promuovendo un welfare di prossimità costruito insieme a tutta la comunità. L'assistenza domiciliare delineata dalla legge 328 rappresenta una delle forme più avanzate di welfare di prossimità, fondata sul rispetto della persona e del suo ambiente di vita. Questo modello si basa su una presa in carico globale e personalizzata, che considera non solo i bisogni sanitari ma anche quelli relazionali, emotivi e sociali. Al centro vi è la promozione dell'autonomia. La persona assistita non è un soggetto passivo, ma protagonista attivo del proprio percorso di cura. Le sue scelte, abitudini e preferenze vengono rispettate e integrate nel piano assistenziale, favorendo una migliore qualità della vita. L'ambiente domestico diventa così il luogo privilegiato della cura, dove si mantengono ritmi, relazioni e identità. L'assistenza domiciliare rafforza i legami familiari, coinvolgendo e sostenendo i caregiver, spesso familiari stessi, e creando un clima di collaborazione e fiducia. Un aspetto centrale è la lotta all'isolamento sociale. Il servizio favorisce la partecipazione attiva della persona alla vita comunitaria, stimolando la socializzazione e prevenendo l'emarginazione. Gli operatori domiciliari sono professionisti capaci di ascoltare, comprendere e costruire relazioni di fiducia, contribuendo a un clima di sicurezza e serenità. L'assistenza domiciliare garantisce la continuità della cura attraverso un progetto integrato e multidisciplinare, rispondendo in modo flessibile e tempestivo ai bisogni. Questo modello rappresenta una forma di giustizia sociale, promuovendo inclusione, solidarietà e coesione. In sintesi, l'assistenza domiciliare è una visione della cura fondata su rispetto, ascolto e relazione. La persona assistita non è mai sola, ma accompagnata, sostenuta e valorizzata. L'intervento a domicilio promosso dalla legge 328 è una delle forme più evolute e sensibili di assistenza sociosanitaria. Si fonda su una visione della cura centrata sulla persona, il suo ambiente di vita, le sue relazioni e la sua storia. Dal punto di vista emotivo, permette alla persona di restare nel proprio contesto familiare e sociale, preservando abitudini, legami e identità, con effetti positivi sul benessere psicologico, riducendo ansia, stress e solitudine. Dal punto di vista pratico, riduce i costi legati all'assistenza in strutture esterne, evita spostamenti faticosi e facilita l'accesso alle cure. Uno degli aspetti più importanti è la personalizzazione della cura. Ogni intervento viene adattato alle esigenze specifiche dell'utente, aumentando l'efficacia dell'assistenza. Inoltre, l'assistenza domiciliare garantisce la continuità delle cure,
fondamentale nelle situazioni di cronicità, disabilità o fragilità. La persona e la famiglia sono coinvolte attivamente nel processo di cura, rafforzando il senso di controllo e fiducia. Dal punto di vista organizzativo, è necessaria una rete integrata di servizi e professionisti che lavorano insieme per costruire un progetto condiviso. La flessibilità degli interventi consente di rispondere dinamicamente ai cambiamenti della situazione. Infine, l'assistenza domiciliare valorizza le reti di prossimità, stimola la solidarietà e favorisce l'inclusione, rafforzando la coesione sociale. In sintesi, l'intervento a domicilio è una scelta di civiltà che unisce efficienza, umanità e sostenibilità. L'assistenza domiciliare integrata, o ADI, è una delle espressioni più complete del welfare territoriale, fondata sulla collaborazione di un'equipe multidisciplinare composta da operatori sociosanitari, infermieri, medici, assistenti sociali e altri professionisti specializzati. Questo modello garantisce una presa in carico globale della persona, affrontando bisogni clinici, sociali, psicologici e relazionali. La multidisciplinarietà è il cuore dell'ADI. Ogni figura porta competenze specifiche, integrate in un piano assistenziale personalizzato e flessibile. Gli OSS si occupano dell'igiene personale e del supporto nelle attività quotidiane, gli infermieri somministrano terapie e monitorano lo stato di salute, i medici coordinano il quadro clinico, gli assistenti sociali analizzano il contesto e attivano risorse. L'integrazione delle competenze evita frammentazioni e garantisce servizi coordinati e orientati al miglioramento della qualità della vita. La comunicazione tra i membri dell'equipe è continua e strutturata, spesso supportata da strumenti digitali. L'ADI è anche flessibile. Gli interventi si adattano all'evoluzione delle condizioni dell'assistito. Inoltre, promuove la centralità della persona, il rispetto delle sue preferenze e l'adesione alle cure. La famiglia è coinvolta come parte attiva dell'equipe, ricevendo supporto e formazione. La continuità delle cure è garantita da interventi coordinati e progressivi, particolarmente importanti in casi di cronicità o fragilità. L'ADI, infine, è una forma di giustizia sociale che consente anche ai più vulnerabili di accedere a cure di qualità, promuovendo inclusione, solidarietà e coesione. Tra i servizi fondamentali dell'assistenza domiciliare integrata troviamo il telesoccorso, la fisioterapia domiciliare, la consegna dei pasti, l'aiuto domestico e la dimissione protetta. Il telesoccorso è un sistema di allarme che permette di contattare, in caso di emergenza, un centro operativo attivo 24 ore su 24, garantendo sicurezza e tranquillità soprattutto a chi vive solo o a ridotta mobilità. La fisioterapia domiciliare è essenziale per persone con difficoltà motorie, in fase post-operatoria o con patologie neurologiche. Il fisioterapista lavora direttamente a casa, favorendo il recupero funzionale e il mantenimento dell'autonomia. La consegna dei pasti a domicilio garantisce una corretta alimentazione, anche personalizzata per esigenze specifiche, ed è un momento di monitoraggio e contatto umano. L'aiuto domestico include pulizia, riordino, lavanderia e supporto nella gestione della casa, fondamentale per mantenere un ambiente salubre e ordinato e per aiutare nella spesa o nell'organizzazione delle giornate. La dimissione protetta assicura una transizione sicura dall'ospedale a casa, pianificando in anticipo gli interventi domiciliari e coinvolgendo la famiglia. Tutti questi servizi concorrono a un sistema di supporto integrato, dove la persona è sempre accompagnata da una rete di professionisti, con l'obiettivo di promuovere il benessere globale e la permanenza nel proprio ambiente di vita. L'assistenza domiciliare è una delle risposte più efficaci e rispettose alle esigenze delle persone fragili, anziane o con patologie croniche. Il suo obiettivo principale è evitare o ritardare l'ingresso in strutture residenziali, preservando autonomia e benessere. Questo approccio, sostenuto dalla legge 328, si basa sulla convinzione che la permanenza nel proprio ambiente favorisca una migliore qualità della vita e una maggiore adesione alle cure. La cura multidisciplinare coinvolge medici, infermieri, OSS, fisioterapisti e assistenti sociali che elaborano un piano assistenziale personalizzato, integrando aspetti sanitari, sociali e relazionali. L'assistenza domiciliare permette di mantenere la persona nel proprio ambiente, circondata dagli affetti, riducendo il senso di solitudine e conservando l'identità personale. La prevenzione della perdita di autonomia è centrale, attraverso riabilitazione, supporto nelle attività quotidiane e stimolazione cognitiva, la persona viene accompagnata in un percorso che valorizza le capacità residue. Dal punto di vista organizzativo, il modello domiciliare consente una gestione più sostenibile delle risorse e favorisce la continuità delle cure.
La preferenza per la permanenza a casa è spesso espressa direttamente dagli utenti, che vedono nel proprio domicilio uno spazio affettivo e relazionale. In sintesi, l'assistenza domiciliare è una modalità di cura centrata sulla persona, che promuove inclusione, dignità e partecipazione, contribuendo a un welfare più giusto e sostenibile. Uno degli obiettivi principali dell'assistenza domiciliare è il miglioramento della qualità della vita della persona assistita. Questo concetto, ampio e multidimensionale, va oltre la salute fisica e include benessere emotivo, possibilità di scegliere, partecipazione attiva e mantenimento delle relazioni significative. Il mantenimento delle relazioni sociali è fondamentale. Vivere a casa permette di conservare legami affettivi, amicizie e abitudini, riducendo il rischio di isolamento e favorendo la socializzazione. La riduzione dello stress legato agli spostamenti è un altro vantaggio importante, specialmente per chi vive con fragilità o disabilità. L'assistenza domiciliare valorizza risorse individuali e familiari. Ogni persona ha competenze e potenzialità che possono essere sostenute, e il modello domiciliare stimola l'autonomia e la partecipazione. Anche la famiglia è coinvolta, riconosciuta come parte integrante del percorso di cura. La partecipazione attiva della persona assistita è un principio fondante. Le sue scelte e obiettivi sono rispettati e integrati, aumentando soddisfazione e adesione alle cure. La qualità della vita è il risultato di salute, relazioni, autonomia, sicurezza e dignità, e l'assistenza domiciliare, se ben organizzata, può incidere positivamente su tutti questi aspetti, offrendo un servizio profondamente umano. La dimissione protetta è un momento cruciale nel percorso di cura della persona fragile. Segna il passaggio dall'ospedale al domicilio, ma non è una semplice uscita, bensì un processo strutturato per garantire continuità assistenziale, sicurezza e benessere. È particolarmente importante per chi, pur non necessitando più di cure intensive, ha bisogno di supporto sanitario, sociale o riabilitativo. La pianificazione accurata inizia già durante il ricovero, coinvolgendo l'equipe ospedaliera, la famiglia e i servizi territoriali per definire un piano di dimissione che includa tutti gli interventi necessari a domicilio. Il coinvolgimento di tutti i professionisti è essenziale. La dimissione protetta è un processo multidisciplinare che richiede collaborazione tra ospedale, medico di medicina generale, servizi sociali, distretto sanitario e operatori domiciliari. L'obiettivo principale è evitare i vuoti assistenziali, assicurando che la persona non resti mai senza supporto. Dal punto di vista umano, consente alla persona di tornare tra i propri affetti con la certezza di non essere lasciata sola, con effetti positivi su benessere psicologico e qualità della vita. È anche uno strumento di equità sociale, permettendo anche ai più fragili di accedere a un'assistenza di qualità. In sintesi, la dimissione protetta è un modello di cura integrata che costruisce intorno alla persona una rete di protezione, ascolto e accompagnamento. I LEPS, livelli essenziali delle prestazioni sociali, sono strumenti fondamentali per garantire a ogni cittadino, ovunque risieda, prestazioni sociali di qualità. Introdotti dalla legge 328, definiscono gli standard minimi che ogni comune deve assicurare, per superare disuguaglianze territoriali e promuovere un sistema di welfare equo e inclusivo. Si fondano sul principio dell'universalità dei diritti sociali. Ogni persona ha diritto a servizi essenziali che tutelino dignità, autonomia e qualità della vita. Tra questi servizi vi sono l'assistenza domiciliare, il sostegno alla genitorialità, l'inclusione delle persone con disabilità e il contrasto alla povertà. Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026, adottato con decreto interministeriale il 2 aprile 2025, rafforza il ruolo dei LEPS, destinando oltre 3 miliardi di euro attraverso fondi nazionali. I LEPS orientano le risorse pubbliche verso obiettivi condivisi, riducendo le disparità e garantendo una base comune di diritti. Sono prestazioni integrate che coinvolgono servizi sociali comunali, distretti sociosanitari, terzo settore, famiglie e cittadini. La loro definizione è uno strumento di trasparenza e responsabilità, consentendo a cittadini ed enti di conoscere e monitorare i servizi garantiti. Dal punto di vista sociale, i LEPS tutelano le fasce più vulnerabili, assicurando che nessuno resti indietro. In sintesi, non sono solo una lista di servizi, ma un principio di giustizia sociale che mira a una società più equa, inclusiva e vicina ai bisogni reali. La visione umana della cura è il fondamento dell'assistenza domiciliare, un modello che mette al centro la persona, la sua dignità, la libertà di scelta e la partecipazione attiva. Non si tratta solo di fornire prestazioni sanitarie,
ma di promuovere un modo di prendersi cura che riconosce il valore unico di ogni individuo e lo coinvolge come protagonista del proprio percorso di salute e di vita. La dignità è il principio guida. Ogni persona ha diritto a essere rispettata, ascoltata e valorizzata. Operando nel contesto familiare e quotidiano, l'assistenza domiciliare favorisce un clima di rispetto e riconoscimento. La libertà di scelta permette all'assistito di esprimere preferenze, organizzare la propria giornata e scegliere tempi e modalità degli interventi, rafforzando autonomia e fiducia. La partecipazione attiva trasforma la cura in un processo condiviso, dove anche la famiglia è coinvolta come risorsa preziosa. L'assistenza domiciliare promuove inclusione, perché consente di rimanere nel proprio ambiente e partecipare alla vita comunitaria, e crescita, valorizzando competenze e autonomie residue. Questo modello di cura si basa su valori come empatia, ascolto, rispetto e solidarietà. Gli operatori domiciliari costruiscono relazioni di fiducia, accompagnando con discrezione e competenza. La visione umana si traduce anche in flessibilità, personalizzazione e continuità degli interventi, sempre adattati ai bisogni reali della persona. In sintesi, l'assistenza domiciliare è una filosofia di cura che promuove benessere, dignità e partecipazione, costruendo una società più giusta, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.